Il barrio de Santa Cruz racchiude l'anima più romantica di Seviglia. Stradine strette e intime, ricche di mistero e fascino, dove perdersi in un labirinto di bellezza, fatto di eleganti abitazioni, monumenti, suoni, odori, armonia e rilassanti patios pubblici, dove rinfrancarsi tra piante e fontane e sognare ad occhi aperti. Sì, perché questi angoli parlano di storie d'amore, di sangue e di teatro. Una di queste è Plaza de Doña Elvira, una delle più belle di Santa Cruz, legata alla leggenda del grande conquistatore Don Juan Tenorio de Zorilla, e al teatro all'aperto Coral de Comedias, dove Miguel de Cervantes inaugurò le sue opere. Nel 1608 qui visse e lavorò Bartolomé Esteban Murillo e Juan Valdés Leal. Santa Cruz, con le sue stradine e abitazioni, dichiara ad alta voce le sue origini andaluse, e se cedete alla curiosità, amici viaggiatori di Just Walking Road, non privatevene preferendo altre attrazioni cittadine se avete poco tempo a disposizione. A rendere intrigante il barrio le storie di vita e di sangue. Ve ne raccontiamo una, oltremodo vincente, accaduta in Calle Susón, conosciuta anche come Calle de la Muerte e in Calle della Vita. Non prima però di aver fatto un passo indietro nel tempo, nella Seviglia ebraica del 1481, quando nella Juderia scoppiò la rivolta della comunità ebraica, che contava sull'appoggio dei moriscos, i musulmani, convertitisi al cristianesimo in risposta alle angherie di matrice cristiana. Una convivenza cresciuta nel segno dell'insofferenza e di aspra rivalità. Va ricordata la sanguinosa repressione di un secolo prima che portò all'uccisione di circa 4.000 ebrei al culmine della strategia di tensione economica e religiosa tra le due comunità. I personaggi della storia che vi raccontiamo. La bella e sfortunata Susona Ben Susón, una giovane fanciulla cristiana di origine ebraica, figlia del ricco commerciante Diego Susón, che l'aveva introdotta come damigella alla corte di Isabella II. L'avvenenza di Susona attira le attenzioni del nobile Fernando. Tra i due nasce una storia di amore che finirà in tragedia. Abbiamo sottolineato il rancore e il malcontento ebraico, che sfocia in un progetto di rivolta che vede a capo proprio Diego Susón. In una delle riunioni segrete, Susona viene a conoscenza dei dettagli della rivolta armata e per timore che l'amato Fernando potesse essere assassinato assieme ai nobili cristiani di Seviglia, lo avvertì di quanto stava per accadere. Questi a sua volta informò il sovrintendente della città, Diego de Merlo, che soffocò sul nascere la rivolta, che portò all'arresto e alla condanna a morte dei congiurati, compreso lo stesso Diego Susón. Il dolore di Susona per la perdita di familiari e amici e il senso di colpa per il suo tradimento fu tale che si ritirò nel convento dei Salesiani, dove soggiornò per molti anni. Prima di morire, tra le disposizioni testamentarie, anche quella che venisse decapitata e il suo capo esposto sull'uscio della sua abitazione, nel quartiere di Santa Cruz, proprio in Calle Susón, a dimostrazione del pentimento, dove rimase per 200 anni. Oggi una targa in ceramica che vi mostriamo ricorda questa triste vicenda, con raffigurato il teschio di Susona. Una storia che racconta molto di più.
al di là dei personaggi e dei nomi che continuano a vivere nel presente della città, conferma che il nodo che ha legato da sempre ebrei e cristiani non si è mai sciolto e sopravvive in diversi modi, alcuni decisamente singolari. Uno per tutti la fabbrica di cappelli Isesa di Seviglia, che realizza il celebre Panama e soprattutto il distintivo copricapo in pelle di coniglio nera indossato dagli ebrei ortodossi di Israele e degli Stati Uniti. Una produzione che rasenta l'80% del mercato mondiale. Su nombre, señora? Ellen, Eleni. ¿El su trabajo? pues vendedora de mantones de Manila. ¿El material? Es seda bordado a mano. Bordado a mano. ¿Cuánto tiempo por una Pues mantilla? estos de aquí, por lo menos 2 años a mano. Y los que son más pequeñitos, unos 3 meses. Mi nombre es Juan Carlos. Juan Carlos, como el rey. Como el el rey, como el rey. Emérito. Aquí el rey de las Del cosas mantón. bonitas. Gracias. Bueno, esta es la empresa de Juan Foronda, la casa Juan Foronda, que lleva, pues este año concretamente, en 2023, pues cumple el centenario. Lleva desde 1923 con la fabricación de mantones, mantillas y los picos de flamenca y lleva 100 años aquí en Sevilla. ¿Qué es el fundador de la tienda? Pues esta es la tercera generación. Tenemos muchos clientes japoneses, tenemos italianos, tenemos alemanes, rusos, por todo el mundo. ¿Cuánto cuesta una mantilla? Pues depende, pues tenemos desde un mantón grande de 1,40, que es lo que ahora mismo se está fabricando, pues tenemos desde 200, 300 euros hasta 3.000, 4.000, 5.000. Bueno, 2 años es relativo, o sea, 2 años, depende de la bordadora. Si una bordadora es más activa, pues tarda menos, tardará sobre 1 año, 1 año y medio. Y esos mantones pues están en unos 1.500, 2.000, 2.600. ¿Es en exposición? Ese en concreto es 1.500. Son como de 1,15 m por 1,15 m. Estos son más económicos y es lo que ahora mismo más se está vendiendo, puesto que está menos bordado, lleva menos peso y la mujer pues tiene la posibilidad de comprarse más colorido. ¿Es seda natural? Es seda natural, bordado a mano. Pico de flamenco. Exactamente, el mantoncillo. Esto es lo que se le pone al traje de flamenca para ir a la feria, al rocío, a la romería. Este está bordado a máquina. ¿Cuánto cuesta? Este en concreto 180. ¿El trabajo es a mano? El bordado es a máquina y lo que es el enrejado sí está hecho a mano. Vienen de las zonas de Valencia, Alicante, están todos pintados a mano, todo de madera, todos pintados a mano, incluso llevan algunos como pan de oro, los encajes de chantilly, y son como, no se usan para un día a día, pero sí como decoración. Este es nácar, el pan de oro, y está pintado sobre papel, todo a mano y a 2 caras. ¿Cuánto cuesta? Este en concreto 300 euros, que ya la nácar auténtica está prohibida. La signora Lola. Lola. Lola, ¿es su trabajo, Lola? Sí.
Cosa? Llevo desde los 13 años bordando. Come è nata questa passione? Bordadora de mi pueblo, las mujeres mayores. Y me ha gustado siempre bordar, me encanta. Me encanta bordar. Quindi è un amore. Oh, me encanta. Yo disfruto bordando. Los lirios, los tulipanes, que gustan a los chinos. Flores. Lirios, Lirios. girasol. Muy bonito. Gracias. Y ya está. Per aiutare a far crescere il canale, lasciate un mi piace al video, iscrivetevi al canale e attivate la campanella per rimanere sempre aggiornati su nuovi video.